È solo, completamente solo. Non ha una moglie, non ha figli, non ha un futuro che lo aspetta. Da un angolo, un punto che conosce solo lui, lo conosce a memoria, ci potrebbe arrivare anche se fosse cieco. Lo troverebbe con precisione millimetrica. Ci passa quasi tutto il tempo. La pietra si è consumata a forza di accoglierlo. Da un angolo, quell'angolo, da lì riesce a vedere il cielo, la massima porzione di cielo consentita. Quello è il suo futuro. Non ha moglie, non ha figli. Il limpido cielo di Toscana, un cielo che non avrebbe mai immaginato se non ce lo avessero portato. Un cielo terso, non come quello annebbiato del suo Piemonte. Quasi non lo ricorda più il suo cielo. Lo ha diseredato, buttato via dai suoi ricordi. Ora il suo cielo è quel piccolo spiraglio limpido e sincero. Eppure ancora non ci crede che possa esistere qualcosa di così schietto e cristallino. Ancora non si è abituato. Questo non è un cielo, si era detto quando aveva visto il primo tramonto, tanti anni prima. Non è il cielo. Da quel punto preciso, nella pietra, si è formato ormai un incavo che conosce solo lui, impercettibile. Spia il tempo che passa, il tempo che è. Esiste ancora una differenza tra il tempo che passa e quello che è? Non sa più da quanto si trova lì, come ci è arrivato, perché è solo. Ma quell'angolo che conosce solo lui, il suo angolo preferito di quattro che ne possiede, è il suo futuro, la sua compagnia. Ora è lì seduto in terra sulla nuda pietra e sente quell'incavo che l'assidua frequentazione ha scavato, leggera, impercettibile, che solo lui sa, la caparbietà e la costanza, ogni minuto, ogni secondo, ogni istante, l'esserci, non un prima, non un dopo, continuare ad esserci con tutto il peso dell'ora. Il suo sedere ha scavato quella pietra, il suo peso, il suo movimento tenue a cercare la posizione più comoda che gli offre la pietra, come un cuscino. Da lì vede il suo cielo che ora è rosa, ora cobalto, minaccioso, estremo, infinito, dilatato, umido, nero, stellato, fuligginoso, solitario, enigmatico, silenzioso, estatico. Blu, semplicemente blu. Il blu non può esistere un cielo così blu. Cambia, si trasforma, metamorfosi perenne, è sempre il cielo, fortunatamente il mio cielo. Esiste ancora una differenza tra il tempo che è passato e quello che scorre? A volte si allontana da quel posto che conosce solo lui, quell'angolo preciso che gli consente di vedere la massima porzione di cielo consentita. Si allontana, cerca di distrarsi, allora aspetta, attende. Qualcosa, qualcuno, il pasto frugale, la pasta scotta, il cambio dei vestiti, qualcosa, qualcuno, attende, aspetta, il cambio dei vestiti, la pasta scotta, attende, aspetta, che cosa? Il cielo, il suo cielo. Si allontana volontariamente, chiede una separazione, una ferita, come un bisturi nel cuore, ferita profonda e netta, si allontana, attende e poi, come un bambino, ritorna. L'unico ritmo dato dalla lontananza dal suo cielo. Pochi passi, metri, e l'incavo impercettibile nella roccia lo accoglie e lo saluta, il suo cielo. Il futuro, il presente, quello di prima non esiste più, solo un nuovo colore, una sfumatura nuova, leggera, silenziosa. Non è successo niente, solo un nuovo colore. Non c'è più un prima, solo una vastità di colori, per ognuno un nome. Ogni sfumatura in più lo obbliga ad un nuovo nome, c'è solo un adesso. Il colore che c'è ora, non quello di prima, quello di ora, un infinito di colori. Adesso è seduto nel suo angolo, respira piano quando è nel suo cielo. Esiste ancora il tempo? È calmo.
la stessa calma della dolcezza che lascia intuire il tramonto, la fine della giornata, quando si tirano le somme e la stanchezza vince il corpo affaticato. Nel medesimo tempo della dolcezza si affianca la roboante ricchezza di una tavolozza di colori infinita che spazia dall'azzurro all'arancio per trasformarsi poi in indago e per finire nel cobalto più intenso. Un colore cola nell'altro. Piccole gocce di inchiostro in un liquido in trasformazione perenne. Sì, sono tanti strati di cobalto quelli che riesce a percepire, ognuno sovrapposto a quell'altro, ognuno trasparente. La profondità, quella percepisce la profondità. Più in là c'è dell'altro. Ogni strato di blu spinge più in là, va oltre, più in là, più in là. Ogni strato cola nell'altro, si fonde, si amalgama, non c'è più un primo piano, c'è solo profondità, profondità infinita, un perdersi in quel cielo toscano che non avrebbe mai immaginato se non ce lo avessero portato. Chiude gli occhi, all'inizio è solo un gioco, un interruttore che lo allontana, un anticipare il buio per sorprendersi all'apertura degli occhi che esiste una sfumatura nuova, una punta di nero in più, profondità del nero. Poi gli occhi si chiudono e quando si riaprono il nero ha preso più possesso. È la profondità, la regale vastità che sta per imperare, l'imposizione della notte. I suoi occhi si chiudono e la notte anche dentro di lui, il silenzio, nulla. Lui adesso è come il cielo, lui è il suo cielo, il cielo e la notte lo porta ovunque, lo stesso ovunque in cui lo manda quel piccolo incavo della pietra che conosce solo lui, impercettibile confine tra un muro e l'infinito. E lì, la schiena contro al muro, il culo in terra come i bambini quando chiacchierano di tutto e di niente, del domani e dei sogni, come un bambino, però solo, con gli occhi chiusi, il cuore fermo, il respiro nullo e il suo cielo dalle multiformi apparenze che lo rapisce in un segreto, nella vasta immensità di un vuoto di cui nessuno mai saprà. Gli occhi chiusi, il respiro nullo, solo una nuova alba, domani, che lo ricoprirà di un oro leggero, un velo e un bacio, la testa reclinata e il respiro nullo in quell'incavo che ha scavato nella pietra, l'oro di un bacio velato che viene dal suo cielo. E questo era La Cella, il mio ultimo racconto. Se questo racconto ti è piaciuto, puoi restare sul canale e iscriverti, mettere mi piace e parlarne anche alle tue amiche o ai tuoi amici. Mi piace raccontare storie e ne preparerò ancora delle altre quando diventeremo ancora di più. Così YouTube riuscirà a proporlo ad altre persone. Se vuoi fare una cosa molto interessante, puoi anche iscriverti alla newsletter. La riceverai una volta alla settimana, più o meno, circa, diciamo così. E la trovi, la mia newsletter, su robertocarlone.it, sulla pagina dei contatti. Se vuoi fare una cosa ancora più interessante, curiosa e diversa, è quella di iscriverti al canale Telegram. R Carlone. R una lettera sola. Lì puoi raccogliere, trovare, interagire con tutto quello che non si mette su YouTube, cioè fotografie, brani soltanto musicali, insomma anche altri pensieri in generale. Mi raccomando, ti aspetto. Ancora grazie di essere stato qui e ci vediamo alla prossima.